Hyperneck 2020, dai 175 ai 208 cavalli. Le scateniamo nella nostra drag race, 400 metri di adrenalina, una contro l'altra, per vedere chi, alla fine, avrà la meglio su tutte le altre. Eccoci ragazzi, prima manche fatta, con KTM i primi metri eravamo davanti e poi alla fine la Street Fighter V4S ci ha presi e passati. Manche numero 2 adesso. Praticamente uguali, identici, al millimetro. E niente, faccio fatica perché in penna di brutto, in prima e in seconda bisogna stare tanto avanti, però alla fine siamo arrivati più o meno pari, credo, insomma. Comunque questa è figa, molto figa. Sì, c'è un problema tecnico sulle frizioni, nel senso che veramente gestire la prima parte di pattinamento da fermo diventa veramente difficile, per cui quelle che hanno un miglior accoppiamento, comunque una miglior progressione, si avvantaggiano poi perché chiaramente prendono quei metri di vantaggio. Compressore centrifugo è veramente difficile da gestire in partenza perché comunque la moto tende ad alzare l'anteriore, per cui inizialmente eravamo in vantaggio, ma poi Ducati all'ultimo per tanto così ci ha superato sui 400 metri. Ha uno stacco di frizione all'Aprilia eccezionale. Adesso KTM è andata bene di stacco, però si è alzata sull'anteriore, quindi va a parzializzare e per cui ti tira via quei 2-3 metri rispetto all'Aprilia, che invece rimane lì l'anteriore sull'asfalto, lo morde sia con la posteriore che con l'anteriore. Niente, una piccola pausa perché accusiamo anche un po' il clima, tutta di pelle nera, sole bellissimo però molto caldo, abbiamo bevuto un po' di idrosalino, adesso rientriamo per l'ennesima manche.
niente, i primi metri ero davanti e poi alla fine la cava mi ha preso e mi ha passato. Il bicilindrico KTM, insomma, bisogna godere dei medi e allunga meno delle altre e alla fine prima cava. Molto probabilmente abbiamo capito che tecnicamente la frizione è il componente più importante oggi nella drag race. Siamo riusciti ad usare bene lo stacco della frizione e quindi la Kawasaki giustamente non ha alzato il pneumatico anteriore, per cui siamo riusciti a sfruttare tutta l'accelerazione e siamo risultati vincenti. Risultato finale della nostra drag race: abbiamo 3 vittorie per Ducati, 3 vittorie per Aprilia, 2 vittorie per Kawasaki, 1 vittoria per KTM e MV ferma al palo. Quindi la finale è tra Ducati e Aprilia, che si giocheranno appunto la finalissima, la bella, lo spareggio fra pochi secondi. Eccoci qua, al nostro fianco la vincitrice della drag race. The winner is Aprilia Tuono, che sicuramente è quella più omogenea come erogazione e come attacco di frizione, proprio perché avendo una frizione molto morbida all'attacco ha permesso di guadagnare quei brevi metri iniziali che poi alla fine hanno fatto sì che vincesse rispetto alla Ducati, rispetto alla Kawasaki, alla KTM e all'MV. dietro di noi appunto la classifica finale e incredibilmente vince quella che ha la potenza inferiore rispetto alle altre, quindi è stata davvero una cosa super emozionante e speriamo vi piaccia. Noi ci siamo divertiti un sacco. Ah, noi sì, sicuramente, vorremmo rifarla sicuramente. Ciao!